ritornando al discorso dello studio iniziale, no? Sì. Quindi premesso che, come hai detto tu, un ottimo consiglio, quello di suonare soltanto con l'armonia in do, almeno in fase di esercizi, in fase di studio, Sì. prendere un'armonica di riferimento, guardare lo schema delle note che ci sono a conoscerla disposizione, bene, conoscerla bene, sapere esattamente dove è un do, dove è il si bemolle, dove è il Certo. fa diesis, eccetera, eccetera. Detto ciò, come affronti lo studio? Come si passa? A parte lo studio dell'armonia, che è una cosa che può essere fatta anche separatamente, ma applicare lo studio della teoria sulla cromatica in questo caso, come fai? Quali sono i passaggi? Sulla cromatica o come sulla cromatica, cosa farei? Considerando che la diatonica in questo caso qua può diventare ed una cromatica. Sì, ma io soltanto che dico, poi invece al tastino faccio ti l'overblow, dico quello che farei lì, cioè dopo che io so quali sono le note sullo strumento, e allora mi prendo un brano e vedo quali sono le armonie che ci sono in quel brano. Se vedo un accordo di Fa settima di dominante, per esempio, e vado a vedere il Fa settima di dominante da quali note è formato, e perciò vedo il Fa, il La, ora sto dicendo cose molto, molto semplici, va bene, ma poi si può fare su tutto, okay? Fa, La, Do, Mi bemolle, benissimo. Vado a cercare dove sono il Fa, La, Do, Mi bemolle e le rifaccio e faccio questo arpeggio e comincio a giocare su questo arpeggio ascendente e discendente, perché il modo per improvvisare bene su un brano è quello che tu, perché si può fare sulle basi, ma la cosa migliore è non con la base, cominci a fare gli arpeggi, cioè senza avere la base. Ti fai gli arpeggi e poi ci giochi su questi arpeggi, cioè al posto di fare le note, si vuole il primo, il terzo, il quinto, il settimo grado, cominci a fare in modo anche, diciamo, variando, cioè giocando sulle varie, cioè sulle varie, fai i cosiddetti rivolti su accordo per accordo, perciò trovare tutti gli accordi, fare gli arpeggi di tutti gli accordi di una partitura, proprio tutti, perché comunque una cosa fondamentale è conoscere bene un brano, significa conoscere quali sono gli accordi di quel brano, perciò suonare tutti gli accordi del brano e capire dove si possono mettere pure delle sostituzioni, perciò quando tu lo conosci bene e cominci anche a suonarci senza una base sotto, ma con un metronomo e poi anche senza, cioè il blues. La cosa migliore è, per capirlo veramente, è suonarlo senza niente, cioè senza un accompagnamento, senza niente, finché, e poi ti renderai conto tutto ad un tratto che tu stai suonando e stai facendo un brano dove non dovrai far sentire la mancanza né della batteria né del basso. E un'ultima cosa che volevo dire, scusami, se noi ascoltiamo certe composizioni di Bach, per esempio, per un solo strumento, per flauto solo, tu ti rendi conto che ascolti quelle melodie, parliamo di una nota singola, ma non sentirai mai la mancanza né del basso, né della ritmica, né dell'armonia, né di niente, perché comunque Bach, che era forse il più grande compositore di tutti i tempi, riusciva a non farti sentire la mancanza di niente. Bene, il compito di un musicista è quello di riuscire a improvvisare, non in modo sempre, appunto, come dicevo, schematico, primo, terzo, quinto e settimo grado, ma variando settimo, primo, terzo, quinto, mettendo le scale relative all'accordo, facendolo il più possibile in modo più naturale possibile. Esatto. È vero che poi comunque quando questo poi è fatto allo stato dell'arte, cioè nel senso che perché poi la bravura sta nel fare variazioni, tante variazioni, ma facendo sempre sentire quello che è l'armonia. Di sotto, per esempio, c'è un omaggio di Toots Thielemans a Frank Sinatra, in cui c'è Kenny Werner al pianoforte. Questo consiglio per chi è appassionato di armonia: suona My Way, un brano molto semplice, cambia completamente tutto sotto l'armonia, ma tu senti My Way. Cioè perché alcuni poi variano così tanto che tutto d'un tratto dici scusami, di cosa stiamo parlando? Qual era il brano? Senti che è My Way, senti che è completamente nuovo, che è fresco, che è meraviglioso, che sono queste armonie stupende. Perciò poi ovviamente là sta la maestria di chi suona, che ti deve far capire quello che sta facendo. Questo per me è un capolavoro assoluto che consiglio a tutti, andare a sentire la parte proprio di My Way, più che la parte che non suona Toots, tra l'altro, ma che la suona solo Kenny Werner. Bellissimo, bellissimo, una lezione di armonia secondo me quella. Perché tu puoi suonare anche un blues sempre utilizzando la stessa scala, esatto. È chiaro, però se tu fai notare, per esempio, che partiamo un blues minore, per esempio fai in Fa minore, e questo è in Fa minore, poi però se devi far sentire quando vai sul Si bemolle minore, e qua sono tornato sul Fa,
facevo poi l'arpeggio del si bemoll Esatto, minore per far capire che so che è cambiato, cioè, no, la scala sono note che vanno sempre sulla stessa scala, ma comunque faccio capire che è cambiata l'armonia, e poi ritorno. Stavo divertendo. E poi anche, per esempio, abituarsi a sentire, anche se non c'è l'armonia che cambia sotto, se tu quando fai due note, per esempio fai... Cioè tu devi sentire sotto l'armonia quello che sta succedendo, immaginatelo il basso, anche se fai due note che si ripetono di continuo. Questo è un esercizio che non so effettivamente se chi è principiante viene facile, questo non saprei dire, ma sempre pensare cosa c'è sotto, o abituarsi a contare, ma la cosa migliore è proprio l'istinto, cioè sentire che là c'è il basso che ti fa quella nota. Sì, avere idee chiare su quella che è l'armonia del brano, che può essere un blues semplicissimo in tre sì, accordi, come potrebbe essere uno standard jazz, qualsiasi altra cosa. È il motivo per pensare... cui l'ascoltatore distratto in un concerto jazz si perde l'assolo di contrabbasso perché tutti gli altri soffermano. Esatto, è vero.